Questa moto per la prima volta la si vide alla Parigi-Dakar trionfare. Quando poi fu presentata alla fine del 1987 fu un tuffo al cuore per tutti. L'Africa Twin 750 RD07A ha chiuso proprio la famiglia di Africa Twin col motore AV di 52 gradi, perché poi arriverà nel 2015 la CRF 1000L col motore bicilindrico parallelo. Questa moto è stata voluta da Jean-Claude Olivier perché erano stati i francesi a vincere le prime due edizioni della Dakar 79-80 con un XT500 nel 76, ma insomma monocilindrico piccoline. Sono le moto che hanno fatto partire la moda delle dakariane, nomi storici che troviamo ancora sui modelli 2019, il che non è male. Amici di Moto.it, ciao a tutti per una nuova rubrica dedicata alle moto Youngtimer di Moto.it. Oggi ci sono 3 maxi enduro protagoniste degli anni 80 ma anche degli anni 90 e 2 ospiti eccezionali. Partiamo con Alberto Porta. Ciao Alberto. Ciao Andrea, ciao a tutti, buongiorno. Lo conoscete tutti, è la mitica voce del mondiale, ci ha raccontato per anni le più belle imprese dei piloti del motomondiale e ci porta qua una fantastica Honda Africa Twin 650 RD03. Alla destra di Alberto, conoscete anche lui, è il biondo di Moto.it, Maurizio GC, grandissimo tester e giornalista che fa le prove di tutte le moto Max Enduro insieme a me e a Nico Cereghini. E finalmente scopriamo la moto di Gix. Non l'avevo mai vista in tanti anni di lavoro con lui. Che moto è, Maurizio? È la prima Tenere, la XT600Z Tenere 34L, questa in realtà è dell'84, ma poi ti racconterò meglio, e ce l'abbiamo in casa dal 1984. E poi vi racconteremo bene perché è il bello di avere la prima XT. Farla partire è uno spettacolo, Maurizio, eh? Abbiamo già visto stamattina. Diciamo che ogni tanto bisogna combatterci un pochino, sì, ma comunque. Meglio il bottoncino. Molto meglio il nostro bottoncino. Perché abbiamo scelto queste moto? Innanzitutto perché abbiamo degli amici che le hanno, quindi Alberto e Maurizio ce l'hanno portate qua. Questa è la mia moto da tanti anni e sono state delle moto protagoniste degli anni 80, perché bastava andare a un imbarco per la Sardegna o per la Corsica, tutti i motociclisti che oggi guidano i GS, le KTM, le Honda Africa Twin di oggi guidavano queste moto qua. Assolutamente, e questo faceva parte un po' della realizzazione di un sogno, no? Perché questa moto per la prima volta la si vide alla Parigi-Dakar trionfare. Quando poi fu presentata alla fine del 1987 fu un tuffo al cuore per tutti, perché la possibilità di salire in sella a una moto che esteticamente richiamava quella da gara e le cui qualità erano indubbie, insomma questo rappresentava per tanti appassionati una specie di arrivo, una specie di traguardo. Gix, invece tu perché tra tutte le moto che conosci, tu hai provato tutte le moto, anche le super sportive, hai fatto copertine stupende in pista a Monza, perché come moto tua personale hai una monocilindrica con l'avviamento a pedale? Beh, una delle moto mie, perché risale all'epoca, perché l'idea era quella di fare un viaggio in Sud America, che poi non è stato fatto, ma insomma, quindi era stata presa per quel motivo lì. E poi dopo è rimasta insieme alle altre fino a oggi, conservata nel suo uso, nel suo utilizzo, un po' massacrata perché un po' di strada ne ha fatta, ma vabbè, siamo qua. È chiaro che, come diceva Alberto, sono le moto che hanno fatto partire la moda delle dakariane, enormi successi commerciali, nomi storici che troviamo ancora sui modelli 2019, il che non è male. Adesso però iniziamo a raccontarvi le moto di questa giornata e partiamo ovviamente dal nostro ospite graditissimo Alberto con la sua RD03A. Nelle prossime puntate di Youngtimer poi ci saranno anche finalmente le moto italiane e le moto a due tempi, perché siamo stati sgridati, mancano le italiane. Ragazzi, non è così facile trovare una Ducati 916 o una Suzuki 250 RGV Gamma. Però, perché cito queste due, saranno le prossime moto protagoniste dopo l'estate. Sì, grazie ai lettori di Moto.it che ce l'hanno offerte e diciamo di no. Così bisogna fare, giustamente. Sì. Bravi! Se avete delle moto Youngtimer belle, fatevi vivi col perfetto col Gix e le vedrete su Moto.it. Grazie Alberto e adesso partiamo proprio con la tua. Vai Alberto! Allora, la storia di questa moto è abbastanza semplice. Questa è la seconda che possiedo, perché la prima l'acquistai subito nel 1988 quando entrò sul mercato. Poi la passione per le gare di enduro mi portò ad avere un mezzo un po' più specialistico dopo essermi goduto l'Africa Twin. Nell'estate 89 mi ricordo una vacanza in Sardegna
percorrendo quasi 5.000 km sull'asfalto e sugli sterrati sardi, con moglie, borse, tutto, cadute, spinte, di tutto di più. Poi una volta venduta, questa moto l'ho sempre rimpianta, finché arriviamo all'alba del 2003 e praticamente scopro che il fratello di un collega di studio aperto aveva questa moto ferma in garage e inutilizzata, e lì è riscoppiato e divampato di nuovo l'amore per l'Africa Twin, per la 650, e da quel momento, quindi sono già 16 anni, questa moto è con me. Nel corso del tempo ho fatto qualche opera di restauro conservativo, soprattutto estetico, perché la moto a livello meccanico veramente problemi non ne ha. È un mulo infaticabile. Per le vie di Milano una volta ho incontrato un ragazzo che aveva percorso con un'Africa Twin identica a questa 300.000 km. L'uniche lande desolate della terra che non avevano toccato, lui e la moto erano il polo nord e il polo sud, per il resto era andato dappertutto. Tra l'altro, Alberto, il problema della tua moto è che è così bella, così tenuta bene, che te la chiedono per i servizi, per fare i libri, per fare i test. L'hai data anche in mano a Eddie Orioli di recente e ti ha fatto fuori 3 raggi delle ruote. E sapete, Eddie Orioli è uno che, avendo vinto peraltro la Dakar del 1988 con la versione corsaiola di questa moto, insomma, una certa confidenza ce l'ha, quindi saltoni di 20 metri li faceva lungo il letto del tagliamento e inevitabilmente qualcosina si è rotto, però l'abbiamo sistemata subito. E visto che è così bella, adesso la spostiamo Massimo dal trio delle enduro stradali, la mettiamo lì davanti da sola e la guardiamo bene insieme a te. Perfetto. Alberto, prima ci hai detto che è stata presentata nell'86, non la versione che abbiamo qua davanti, la Africa Twin RD03, ma addirittura l'NXR 750, da cui poi Honda ha preso le mosse per arrivare alla tua fantastica moto. Ma cosa è successo nell'86? Questa moto si è presentata alla Dakar, la Honda era un po' stufa di veder vincere nei deserti africani un concorrente forte come era BMW, e allora è arrivata con questo mezzo tecnologicamente avanzatissimo prodotto dalla HRC, e subito la GS80 aveva già un successo commerciale da qualche anno, e subito i capi Honda videro in questo mezzo un possibile sbocco commerciale, e da lì a poco venne presentata poi questa moto, che naturalmente era completamente diversa da quella da gara, anche se esteticamente la richiamava tantissimo. Ricordiamo, questa moto ha una ruota da 21 all'anteriore, quella da gara aveva il 19. La moto che dominava la Dakar. Poi cilindrata vera credo che fosse intorno ai 780 di cilindrata. 160 kg era. Sì, una cosa incredibile. Tra l'altro ne è rimasta solo una. Ah sì? Dov'è? Al museo Honda. Pensavo ce l'avesse Claudio Terruzzi. No, magari la vorrebbe, certo sì. Che la vorrebbe. Tra l'altro mi hai fatto pensare una cosa mentre dicevi, è una voce proprio storica del nostro giornalismo motociclistico, che ha fatto un po' la Honda come ha fatto con l'SP1 VTR in Superbike. Si è stufata del dominio Ducati e ha fatto la sua moto HRC. Qui quindi mi dice che all'epoca si stufò del dominio G/S e arrivò con questo mezzo fantastico, che tra l'altro dominò subito, 4 Dakar in fila. In fila, sì, 2 con Neveu, una con Eddie Orioli e poi con il povero Gilles Lallet nell'89. Poi nell'87 presenta ai saloni l'Africa Twin, la tua moto, però lì... Solo a vederla, la prima foto addirittura, poi vista dal vero, basta. Ti sei innamorato? Scattò un amore incredibile. L'estetica è molto vicina, però diciamolo, a livello meccanico, anche per avere l'affidabilità di una moto stradale, sono cambiate un po' di cose. Certo, tutt'altra cosa, un motore derivato da quello della Transalp, portato a 650, distribuzione comunque sempre a 3 valvole, un motore che gira tutto sommato piano, perché alla Honda volevano fare una moto indistruttibile, e in effetti lo è. Comunque 57 cavalli all'epoca li aveva, che non erano neanche malacci, era una bella potenza. Dichiarati, non so quanti poi effettivi, perché all'epoca le case avevano un po' la mania di gonfiare un po' le potenze, anche perché non c'erano le riviste e i siti specializzati che poi avevano quei bei banchi dinamometrici, no, per misurare esattamente le potenze, come si fa ora, e per dire la verità ai clienti. Comunque potenza QB, quanto basta, dai, diciamo così. Un bel telaio in acciaio, cambia 5 marce, sospensioni con l'escursione che ritroviamo oggi sulle Maxi Enduro, che troviamo nelle prove anche di Moto.it, quindi 230 mm davanti, se mi ricordo bene, e 210 al posteriore. Esatto, il tutto con una sella poi
tutto sommato non altissima, e io prego le case, potete fare un'escursione elevata mantenendo un'altezza sella ragionevole. Secondo me ci si può arrivare anche oggi, lo faceva l'Africa Twin 30 anni fa, perché no? Con un peso umano dichiarato, perché il dichiarato era di 193 kg a secco, poi con l'ordine di marcia si saliva un po'. Diciamo che col pieno, perché il serbatoio tiene 24 litri, 23-24, non mi ricordo più bene esattamente, siamo sotto i 220 kg comunque, con tutto il pieno, per cui siamo già ancora una trentina di chili in meno rispetto all'endurone di adesso. Siamo anche a 100 cavalli in meno, quindi il rapporto peso-potenza è quello che è. Poi vediamo se sei d'accordo con me, anche l'impianto frenante, il dischetto che manca davanti, quando sei a pieno carico devi fare una bella frenata a 100 all'ora. Pensaci prima. Pensaci prima. Poi sulla 750 naturalmente venne messo il doppio disco e le cose cambiarono. Comunque si poteva intervenire anche qui con pastiglie meno tenaci, un po' più morbide, quindi magari rinforzare un po' la forcella con una piccola modifica. Insomma, questa moto poteva, ricordiamo poi la Marathon, no? La versione Marathon che andò a fare la Parigi-Dakar, esatto. La Marathon aveva tutti quegli accorgimenti per renderla una moto più fruibile per andare a fare le gare, perché su strada questa andava benissimo e va tuttora benissimo. Andando piano questa moto va benissimo. Senti Alberto, visto che l'hai citata, ma diciamo anche oggi a trovare una Marathon vera, non quelle rifatte, quanto può valere in Italia? E in Italia siamo quasi sui 20.000 euro, penso. C'è stato tra l'altro recentemente a Legnano un raduno delle Marathon, ne erano presenti una decina in totale, penso. Sono tutte state rastrellate in Francia, per cui ne erano sopravvissute poche in Italia, e comunque si sono radunate. Era presente anche Terruzzi, c'era Ciro De Petri, c'era Roberto Mandelli. È stata una rievocazione della Dakar ed erano presenti queste moto. Ero anch'io, sì, presentavo la manifestazione da African Twinologo, diciamo così, ed è stato bello. Questa moto era diversa perché era pronta gara, ecco. Infatti, che bello presentare una Youngtimer con Alberto. Vedi, ti racconta tutto con precisione. Infatti, io faccio allo spettatore. Invece, Maurizio, tu nell'88, presentazione stampa, io avevo 13 anni, quindi non potevo provare la moto. Tu l'hai provata, com'è stato l'impatto con la Africa Twin? Allora, io ti dico, più che la presentazione stampa, ebbi la fortuna di averla in prova un'estate intera, perché all'epoca era possibile, e ci feci un bellissimo viaggio fino in Portogallo, girando Spagna, Portogallo, e quindi scoprì anche le grandi attitudini di viaggio, per poi alla fine il concetto di Honda era: sì, vi faccio sognare l'Africa, ma vi permetto di viaggiare in giro per il mondo, in due, carichi di bagagli. Quindi era veramente l'idea del turismo totale, era prima che portava questo concetto a un prezzo anche ancora abbordabile, insomma, quindi questo era molto importante. E ricordiamoci che le altre erano monocilindriche, quindi erano scomodissime su strada, mentre questa aveva un bel motore bicilindrico che girava perfettamente, come diceva Alberto, quindi era molto comoda, molto affidabile, non consumava neanche tantissimo alla fine, se non si esagerava col gas. Quindi. E in quel viaggio l'unica modifica che feci fu una bella visiera di un casco integrale montata qui con del banalissimo nastro americano per aumentare la protezione aerodinamica. Per il resto perfetta, bellissima. Modifica elegantissima, tra l'altro. Ma funzionante. Da perfetto endurista. Alberto, raccontaci un po' di cose che rendono unica l'Africa Twin in genere e poi proprio la tua moto. Allora, se l'Africa Twin a prima vista cattura nella sua vista generale, per le sue forme fantastiche, che possono piacere o meno, ma è indubbio che sia una moto esteticamente riuscitissima, bisogna andare poi a vedere quelli che sono i particolari che la rendono una moto unica nel suo genere, se parliamo di una produzione di 30 anni fa. Perché allo sviluppo del progetto partecipò anche la HRC, il reparto corse della Honda, e questo lo vediamo benissimo in alcuni particolari come il forcellone in alluminio, che per l'epoca aveva un aspetto racing pazzesco, con delle saldature meravigliose, quindi è un pezzo d'artigianato motociclistico solo il forcellone. Abbiamo poi l'enorme scudo paramotore in alluminio, perché si pensava a un utilizzo gravoso di questa moto proprio per andare nei deserti, per andare a fare anche del fuoristrada serio, perché nelle mani di uno come Roberto Boano, tanto per citare uno, questa moto poteva andare dappertutto.
era veramente inarrestabile. Particolari racing poi sono la pedana del freno posteriore snodabile, la ruota da 21 anteriore, perché all'inizio, caspita, fare una moto stradale, perché tutto sommato si parla sempre di un mezzo fatto anche per andare molto su strada, la ruota da 21 creò un bel punto di domanda, ma come? E invece la moto si rivelò guidabilissima anche per quello. Una strumentazione fantastica, perché oltre a tachimetro con contachilometri e contagiri, termometro dell'acqua, abbiamo una strumentazione supplementare con addirittura 2 spie della riserva, -7 e -4 litri, proprio per darti l'avviso. Poi vabbè, i soliti, naturalmente, la folle, la bagliante, frecce, olio. In più, cosa che per l'epoca non era scontata, l'avviso della stampella laterale inserita, per evitare partenze che poi lasciavano la moto per terra dopo 2 metri. Quindi una moto, tra l'altro la strumentazione annegata in una specie di spugna, questo per smorzare le vibrazioni e attutire gli eventuali colpi nel fuoristrada. Che fa tanto racing anni 80, una strumentazione così erano bellissime in quegli anni. Esatto, fa tanto così. Questa moto negli anni ha subito leggere modifiche per renderla un po' più attuale nell'uso. La ruota posteriore, la gomma posteriore è di 140 mm invece dei 130 di serie. Tutto questo è avvenuto tramite la normale omologazione, quindi è stata rifatta la revisione, c'è stato un nulla osta per il cambio di misure e la gomma da 140 consente un uso stradale direi superiore a quello da 130 che aveva un po' di limiti, e parlo di una strada misto veloce con continui curvoni. Avere un appoggio migliore sull'asfalto dà molta più sicurezza di guida. E aggiungiamo che per tutti i possessori di Africa Twin 650, che sono in tanti, che si può avere il nulla osta da Honda Italia. Sì, c'è una lettera che si può scaricare di Honda Italia che riporta per tutti i modelli in produzione da 30 e passa anni a questa parte la possibilità di omologazione di misure diverse. Quindi se andate alla motorizzazione e vi dicono di no, arrabbiatevi, perché avete il diritto di farlo. Altre cose, per rendere più comoda la guida, ho montato delle manopole che arrivano dritte dal box Ducati MotoGP, perché sono le stesse manopole che montava Loris Capirossi sulla sua Ducati Desmo 16. Soltanto? E per l'uso stradale queste manopole sono veramente molto comode. Poi è stata fatta una modifica alle sospensioni con mono Öhlins e molle forcella Öhlins, cosa che è vero che toglie un pizzico di originalità, però migliora nettamente la qualità della guida, soprattutto sulle strade di montagna con tanti tornanti. I trasferimenti di carico sono nettamente inferiori. Dopo 30 anni una sistemata ci sta. Un po' se la merita, sì. Però diciamo che per tutto il resto abbiamo una moto molto vicina, al 95% a quella che era la moto originale. Sono state montate delle pastiglie dei freni un po' più tenere per avere un po' più di mordente, cosa che poi si lega anche al funzionamento delle sospensioni. Avere una frenata più pronta legata a sospensioni più dure nettamente migliora la guida. Poi tu facevi già... C'è qua una dedica speciale ad Alberto. Sì, è stata fatta, siccome poi appunto l'ha usata anche Edi Orioli per fare delle prove con Honda Italia in vista della presentazione del nuovo modello uscito nel 2016, ebbene Edi ha voluto lasciarmi una dedica. Consiglio che seguo poco, Open the Gas, non è che lo segua molto, perché con questa moto si deve andare sempre in giro tranquilli, concentrati sulla guida ma anche spensierati. È il bello di queste moto. È il bello di queste moto, delle Young Timer, esattamente. Infatti. Adesso ragazzi, la moto di Alberto la trovate in vendita negli annunci di moto.it. Mai. Bravo Alberto, però noi andiamo a provarla adesso allora. Andiamo a provarla, certo. Andiamo a farci un giretto. Venite con noi. Ragazzi, che onore, siamo in sella alla Honda Africa Twin 650 di Alberto, vediamo subito come va. Partiamo ai bassi regimi, motore dolcissimo, che grande rotondità che ha di funzionamento. Guardate, sono addirittura in quinta marcia a 2500 giri, motore bicilindrico di cilindrata comunque contenuta 650, e guardate, riprende senza uno strappo. Ovviamente non c'è tanta forza, però è fluidissimo. Scalo 2 marce, il cambio di 30 anni fa,
fa invidia ancora a tantissimi cambi di oggi perché non ha un contrasto, una resistenza, un impuntamento, è dolcissimo, frizione e acceleratore molto morbidi. Tra l'altro guardate che manopole ha messo Alberto, sono quelle della Desmo 16 di Loris Capirossi, e poi agilità veramente pazzesca. La Africa Twin 6,5 era famosa in fuoristrada perché ricordava una monocilindrica, e vi confermo che curva davvero da sola, è agilissima, veramente facile in ogni condizione. Adesso tentiamo anche un piccolo allungo a 80 all'ora, frenata, e qui emerge l'unico vero difetto di una moto che comunque 30 anni fa era attualissima anche nella frenata. Oggi la frenata è molto debole, soprattutto all'anteriore. Per fermare la moto, vedete, con l'azione su due freni si ottiene una risposta più pronta, ma non certo potentissima. Quello che sembra moderno e anzi ancora oggi è spettacolare è questo motore bicilindrico, dolce, brillante, e poi appena posso vi faccio vedere dopo i 4000 giri che allungo ha. Tra l'altro tenuta di strada fantastica grazie all'aggiornamento del libretto con la posteriore da 140, che ha permesso ad Alberto Porta di mettere le ottime Pirelli Scorpion, quindi gomma attualissima su una moto vecchia di 30 anni fa, e modernizza tanto le prestazioni, veramente attuali a livello di ciclistica. Ciclistica vedete anche adesso in frenata, la forcella Showa affonda poco perché Alberto ha cambiato le molle, ha messo delle molle Öhlins, anche il mono Öhlins fanno sì che questa Africa Twin sia davvero al passo coi tempi. Adesso seconda, terza, è piacevolissima da usare anche oggi. Tra l'altro ha un'impostazione di guida che ricorda quasi le moto da cross attuali, perché il manubrio è largo ma leggermente rotato verso il pilota, sella molto alta, quindi il pilota è raccolto. La protezione dall'aria è ridotta perché il cupolino standard rarissimo era molto basso, ma è veramente questo un cimelio ricercatissimo dagli appassionati. E sentiamo un po' l'allungo in seconda adesso. Che spinta ancora oggi, gagliardissimo questo motore, anche perché ti fa godere di prestazioni umane senza rischiare l'osso del collo. Sentite la spinta, che bel motore, è protagonista assoluto insieme a una guida molto rotonda e facile. E il comfort è ancora oggi interessante, quindi una moto perfetta per i giri anche in coppia, senza fretta, perché non pensiate di andare in giro come con le maxi enduro di oggi, però a livello di piacevolezza di guida ce n'è davvero tanta. Occhio alle distanze di sicurezza quando siete un po' allegrotti nella guida, perché la frenata purtroppo non era un granché. Questa moto eccelleva all'epoca e anche oggi invece nel fuoristrada, con una guida veramente leggera sull'avantreno, molto facile. E allora potreste chiedere perché Moto.it non l'ha provata in fuoristrada oggi? Perché ragazzi sarebbe un delitto, è una moto che ha tanti anni e va rispettata. Infatti quella di Alberto è pronta per un'esposizione in un museo a Motegi, è fantastica. Eccolo qua Alberto Porta col nostro Maurizio Gissi. Alberto, con la tua piccola è andato tutto benissimo, grazie, perché ragazzi, grazie far usare una moto così a un collega giornalista non è proprio una cosa da tutti. Ha un fuelage che va. Questa non l'ho capita, però c'ha ragione comunque a prescindere. Ogni tanto mi stendo in fuoristrada. Su strada. Vabbè, con le moto degli altri mai, devo sei molto prudente. No, le uso con molta attenzione perché sono veramente delle... Questa è un'opera d'arte, è un gioiello, è bellissima da usare. Ma ancora un gusto di guida eccezionale. Ma sai che rispetto a parte la frenata, che era migliorata, sebbene non fosse ottima neanche quella della 7,5, questa era un po', in effetti era un po' debole, bisogna usare anche il freno dietro. Però a sentire andare via ti dico il rumore del motore, sembra una bellissimo. moto appena uscita dal concessionario, è bellissimo. Se devo dirla tutta, poche moto uscite oggi dai concessionari girano così bene, così rotonde, anche perché lei ha il vantaggio del carburatore, non ha tutte le menate di oggi, catalizzatori, 1000 tappi lo scarico. Esatto. Alberto, è una gran bella moto. Adesso parliamo dei punti deboli e dei punti forti. In pratica, perché comprare oggi usata su Moto.it una RD03 e perché non farlo secondo te? Punti forti, poi ti diciamo quelli secondo Moto.it. Allora, punti forti, il fascino dell'avventura che trasuda da queste plastiche, da questi metalli, da questo motore. Punti forti poi l'affidabilità praticamente totale. Una centralina di scorta la si può portare con sé perché è posizionata proprio sotto la sella e l'uso gravoso magari la può schiacciare un po' alla lunga e può creare qualche problema.
come hai detto tu, la frenata, e bisogna usare tutto un altro tipo di mentalità nella guida molto rilassata, rotonda, staccare un attimo prima, usare poco il freno, curvare di motore in uscita, una tecnica di guida anche molto piacevole e rilassata. Direi che altri punti deboli non ne vedo. Sì, riparo aerodinamico in autostrada non è eccezionale, però io preferisco il cupolino originale a quelli aftermarket più alti, che però riparano molto di più, quello chiaramente. Sono d'accordo con te, mi aggiungo, replico un po' le cose che ha detto Alberto, però i punti forti sono sicuramente il fascino. HRC, una delle poche moto sviluppate, poi costruita da Honda però sviluppata da HRC, e scusate se poco, sono veramente pochissime le moto sviluppate da loro e messe in produzione. L'affidabilità, l'ha detto Alberto, è una moto, a parte le centraline, poi pompa della benzina, regolatore di tensione, solite cose su moto di quegli anni, appunto, esatto. Moto così vecchie. È ancora oggi una moto fantastica in fuoristrada, superiore, lo diciamo senza paura di essere smentiti, superiore alla 750 ma anche alla 1000 di oggi. Questa moto va come una monocilindrica, lo dicevano tutti all'epoca, ed è verissimo. E inoltre è un investimento, se avete qualche soldino, non è ancora una moto che ha quotazioni stratosferiche, però se trovate una moto bella come quella di Alberto, primo è difficile che chi ce l'ha così bella la venda, Esatto. Però se la trovate è un bel investimento. Però su moto.it qualcuna in vendita c'è, le ho viste. Attenzione, quindi ragazzi, ci sono, andate a vedere. bravissimo. E punti deboli, se la prendete un po' sotto, convinti dal mito dell'Africa Twin, convinti di guidare una moto dalle prestazioni attuali di oggi, sbagliate. Non è una moto di oggi, è una moto che ha 30 anni, Esatto. Non sembra, ma ha 30 anni, quindi frenata debole, protezione dall'aria, l'ha detto Alberto, debole, e anche prestazioni pure velocistiche e di ripresa che sono quelle delle moto di 30 anni fa, e 30 anni fa l'Africa Twin era una delle migliori comunque, quindi sappiatelo se la prendete adesso. Mi sembra che abbiamo detto tutto insieme anche a GX oggi della Africa Twin. Direi proprio di sì. E del Tenerone. E anche del Tenerone che 100Z detta Teneré. Bravo, che troverete su moto.it in un'altra puntata. Adesso la lasciamo, la moto di Alberto Porta, firmata che adesso ci faccio un dai giretto Orioli. anch'io, perché sennò non è che sono qua così per vedere. Va bene. È qua. Perfetto. Così troveremo la firma Edi Orioli e Maurizio Gissi. Che roba ignobile proprio, è un campione. Vabbè. No, per tu sei un grande È giornalista. la gioia di provare una bella moto, insomma. Ha detto appunto Alberto, quindi prepara il pennarello, commentatela qua sotto, fateci tutte le domande che volete, soprattutto che moto volete vedere su Youngtimer, e ricordatevi che le italiane, Ducati in primis, stanno arrivando, e anche le due tempi. Ciao, grazie Alberto. Grazie Ciao, mille. grazie a tutti. Grazie Alberto. È stato davvero un piacere. Ciao.